Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Siamo arrivati a fine agosto e questo mese, questo periodo per noi appassionati dell'orto, ma anche per chi fa questo lavoro di professione, è un po' come se fosse una seconda primavera. E questo perché possiamo approfittare dell'ultimo periodo di caldo per seminare delle specie ortive, specie che poi ci accompagneranno nell'orto invernale. Quindi mi raccomando, non perdete la fantastica puntata di oggi perché insieme andremo a vedere quali sono le tipologie di ortaggi che possiamo mettere e poi ci trasferiremo all'orto per vedere con particolare attenzione anche l'aspetto della semina nel semenzaio. Quindi mi raccomando, ci vediamo dopo la sigla. Ciao! Ciao a tutti, bentornati. Allora, ci troviamo da Bystar, un negozio molto fornito che si trova a Gallicano nel Lazio, un negozio dove spesso vengo per scegliere le mie piantine, quindi volevo intanto ringraziarli per l'ospitalità. Veniamo subito al vivo dell'argomento perché innanzitutto abbiamo, trovandoci ad agosto, perso un po' il treno per tutti quegli ortaggi come cavoli, broccoli, verze. E questo perché? Perché sono ortaggi che vanno seminati nel periodo di giugno-luglio e ad agosto si trapiantano. Quindi tolti tutta quella parte di ortaggi, cosa possiamo scegliere? Allora, possiamo scegliere tutto ciò che è insalata, lattuga, lattughino, indivia, carola, canasta, insomma ci sono tantissime varietà di insalate e in questo periodo le possiamo mettere tutte senza problema. Allora, quando acquistate un seme fate caso a queste indicazioni qui perché vi viene suggerito il periodo del trapianto e anche quello della raccolta, quindi basiamoci su quello. Un altro piccolo suggerimento che mi sembra doveroso dare è, soprattutto se abbiamo un piccolo orto, scegliere delle varietà di ortaggio a taglio che ci garantiranno per tutto l'inverno un raccolto. Allora, io per esempio amo molto quindi tutta la parte che è cicoria. Anche qui ragazzi ce ne abbiamo tantissimi tipi, da quella un po' più tenera, da quella diciamo un po' più classica. Anche questa varietà per esempio di cicoria può essere tagliata e questa ricaccia tutte le biete e quindi anche lì bieta a costa più o meno grande, bieta a taglio che è quella che preferisco. Ve la consiglio vivamente proprio perché si taglia ragazzi, si aspetta alcune settimane e poi ricresce e possiamo ottimizzare il nostro spazio. Una cosa che amo tantissimo e quindi vi consiglio sono poi i broccoletti che nel periodo invernale ripassati in padella con la salsiccia, col peperoncino, sono uno spettacolo. Allora abbiamo vari tipi di broccoletto, abbiamo quello che per esempio fa la cima, il broccoletto cima di rapa. Anche qui ragazzi dobbiamo fare attenzione alle indicazioni che ci fornisce l'azienda, per cui 60, 90, 120 è il periodo di raccolta. Questo ci può servire a noi proprio in funzione dell'ottimizzazione dello spazio nell'orto, ma soprattutto anche per avere sempre una continuità nel raccolto. Per gusto personale preferisco questa varietà qui di broccoletto, non so se la conoscete, ma questo è un broccoletto, si chiama rapa senza testa, è una varietà di broccoletto che fa delle foglie belle larghe, anche questo una volta tagliate ricrescono, buonissime da mangiare, buonissime veramente. Poi abbiamo anche qui le carote, siamo ancora in tempo per mettere le carote, fino a settembre queste si possono mettere. Ci sono dei siti anche abbastanza autorevoli, uno in particolare che mi piace molto è Orto da Coltivare, dove ci sono comunque sempre spunti interessanti e ci sono anche dei calendari dedicati alle operazioni da fare dell'orto, semine e trapianto, quindi sul web possiamo trovare tantissime cose. Vabbè ragazzi, mi sembra di aver detto tutto. Trasferiamoci all'orto perché andiamo a vedere un aspetto importantissimo, ossia la semina dei nostri semini. Andiamo! Eccoci,
L'operazione della semina delle piantine, almeno per quello che mi riguarda, io preferisco farla nel semenzaio. E tra l'altro approfitto perché proprio oggi, un po' come si dice a Roma a Cecio, mi è capitato di vedere questo post dove scrivono: ho notato che finché sono in vasetto crescono piano e poco, non riesco mai a farle diventare grandi come quelle dell'agraria. Come faccio a farle crescere di più nei vasetti prima del trapianto? Alla base di tutto c'è il substrato, perché quando si fa questa operazione, ve lo dico con il cuore, non c'è nessun tipo di collaborazione, non dobbiamo utilizzare un terriccio da poco, dobbiamo utilizzare un substrato di ottima qualità, perché se lo usano i professionisti nel campo ortoflorovivaistico, un motivo ci sarà, cioè se loro investono dei soldi per una materia prima, quindi delle torbe pregiate, una qualità, il motivo c'è, ed è senz'altro che se noi facciamo questa operazione con un substrato scadente non avremo degli ottimi risultati. Ma andiamo subito al sodo. Qui abbiamo dei plateau che appunto sto riutilizzando perché contenevano delle piantine. Qual è l'operazione da fare? Ve la mostro subito perché è semplicissima. Come ho detto, alla base della buona riuscita c'è il substrato, perché parte veramente tutto da lì. Da quando me l'ha consigliato la mia amica Luigina, che saluto, anzi che tra l'altro ringrazio per avermi fatto scoprire questo substrato, ho una percentuale di radicamento che è fenomenale. Allora, questo è un substrato in realtà che si chiama Magic, è magico di nome e di fatto, perché dentro ci sono delle torbe molto pregiate, c'è praticamente tutto, non devo fare altro che aggiungere un pochino di humus di lombrico e per me il mix ideale. Allora, io mi aiuto con una carriola, quindi tutta l'operazione la faccio qui perché inserisco il substrato. Venite a vedere quanto è bello. Questo garantisce la germinazione dei semi perché riesce a garantire l'umidità costante al seme, evita i ristagni d'acqua, è magico. Io aggiungo semplicemente un 10-15% di humus di lombrico vermire, lo mettiamo qui e andiamo a impastare un pochino. Ora, a questo punto, dopo che ho miscelato bene, prendo il mio bel plateau e lo vado a riempire. La carriola secondo me è la cosa migliore che possiamo utilizzare in questo momento. Vado a riempire gli alveoli quasi fino alla fine, quindi mi raccomando non dovete comprimere il substrato. Tra l'altro adesso andiamo a provare questi due oggettini che ho ordinato questa settimana e che mi sono appena arrivati, così li proviamo insieme, vediamo come funzionano. Allora, il plateau è pronto. Cosa facciamo a questo punto? Ce ne sono di vario tipo. Allora, io preferisco sempre utilizzare un contenitore alveolare piccolino, e questo perché riesco a gestire meglio le piantine. Poi eventualmente le ritrapianto, li ripicchetto in termine tecnico in un contenitore più grande. Però parto da qui, andiamo a prendere il broccoletto rapa senza testa, che è quello che io adoro di più e che voglio mettere qui nel mio orto. Tra l'altro, io perché preferisco la semina non a spaglio? Allora, per due motivi. Uno, proprio perché mettere i semini nel terreno dipende molto dalle caratteristiche del terreno, e due, perché siccome soprattutto nella prima fase le piantine hanno necessità di tanta acqua, avrei non usando diserbanti un problema di infestanti, quindi io preferisco sempre utilizzare questi. Allora ragazzi, lo facciamo insieme perché oggi ho preso una seminatrice manuale, chiamiamola così, ve la faccio vedere, poi se vi piace e trovate il link in descrizione vuol dire che sono soddisfatto. E poi ne ho prese un altro tipo, costano pochissimo, proprio pochissimo. Allora lo apriamo e da qui si riempiono. Allora, questo va bene per i semi piccoli, si vedono? Penso che possa andare bene. L'abbiamo riempito
Ha un buchino questo aggeggio che spingendo fa uscire due semi, 3 semi. Vabbè, mi sembra perfetto. Qualche seme viene tagliato, però tutto sommato può essere comodo. Allora andiamo a provare pure questo. Allora, questo attrezzo è dotato di un misurino e quindi immagino in funzione della grandezza del seme permetterà l'uscita. Mettiamo un pochino di semi, non molti, vediamo un pochino qual è la misura, perché questi mi sembrano molto piccoli. Allora, vediamo un po', mettiamo una misura piccola. Ecco qui, questo è 1. Ah, pure questo non è male però, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Possiamo farlo anche a mano questo lavoro, non sono indispensabili, io vi lascerò sempre il link in descrizione, basta mettere qualche semino nella buchetta e subito dopo andare a ricoprire con del substrato. Mi raccomando di bagnare bene subito dopo e soprattutto nelle giornate che seguiranno. Allora, spero che la puntata vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, perché poi c'è sempre quello che la vuole più lunga, più corta, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, vabbè, io vado per la mia strada. Comunque ragazzi, fatemelo sapere nei commenti, qualora non l'aveste già fatto vi invito a registrarvi al canale. Noi ci vediamo come sempre con i 2 appuntamenti della settimana, il martedì ed il venerdì. Per oggi è veramente tutto e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!